Mi chiamo Roberto Tomaiuolo, sono un ingegnere e mi sto ancora chiedendo perché ho cominciato a raccogliere computer, perché è una cosa abbastanza difficile, però il motivo essenziale è che ho notato che si sta dimenticando da dove viene, quali sono le radici dell'informatica, perché è come la stiamo vivendo oggi. Ritengo che sia importante invece che queste informazioni in qualche maniera rimangano. Come molti, ho cominciato preservando a partire dal mio VIC-20 in poi, partendo quindi con i classici Commodore, superando la diatriba nota fra Commodore e Sinclair, quindi ho cominciato a collezionare anche i rivali. Pian piano mi sono allargato e la cosa che mi appassiona di più comunque sono i computer che hanno a che vedere con l'inizio dell'era dell'informatica personale, e quindi computer come moltissimi americani di metà degli anni 70, fondamentalmente quelli che abbiamo portato oggi. Nel caso specifico il computer che ho qui sono il MITS Altair 8800, che solitamente viene designato come il primo personal computer. Non è esattamente così da un certo punto di vista, però ha senso questa definizione. Ho portato un MSI 8080 che è di nuovo viene designato come un clone dell'Altair 8800. Anche qui probabilmente non è esattissima questa definizione, però ha un senso anche questa. E infine ho portato l'MSI 8080, è a mio avviso quello che è stato più importante per lo sviluppo della telematica personale, Battlefield Wargames e quant'altro, insomma. E infine ho portato un computer che è il Sol 20, che alcuni identificano come il primo home computer, ovvero il primo computer che integra una tastiera e un'uscita video, perché contrariamente a quello che si pensa, chi non si interessa di queste cose, i primi non avevano né tastiera, men che meno schermo, quindi erano un po' particolari, insomma, da questo punto di vista. Più rappresentativo, diciamo, il più importante per la storia dell'informatica che vediamo oggi è sicuramente l'Altair 8800. E la cosa che mi appassiona, che mi piace molto di vedere di queste cose, è come abbiamo detto quanto sono importanti, dobbiamo anche dire come molte di queste cose sono nate per caso. L'Altair 8800 nasce, può sembrare strano, ma per un grosso impulso di una rivista, e in particolare di una persona che era un editor di questa rivista, che era Les Solomon. La rivista è Popular Electronics. Siamo a metà degli anni 70. All'epoca l'unica possibilità che avevano le persone di usare un computer era di andare nei centri di calcolo o nelle università, di elemosinare in qualche maniera del tempo macchina, ma nessuno di loro poteva andare a casa per poter fare alcunché. Nasce nell'editor di questa rivista l'idea di promuovere, non voglio dire un concorso, comunque sparge la voce che avrebbe pubblicato in un numero molto importante della sua rivista e in copertina quel progetto che lo avesse convinto di più. Alla fine venne fuori il progetto della MITS dell'8800 per caso, perché non avrebbe dovuto essere questo, avrebbe dovuto essere un trainer, un'altra cosa. Per una serie di motivi ciò non avvenne e venne effettivamente pubblicato l'Altair di questa società che non è di Silicon Valley, altra cosa che molti non sanno, ma è di Albuquerque, in Nuovo Messico, vicino al confine col Messico. C'è il suo fondatore, Ed Roberts, una persona abbastanza famosa, adesso, non all'epoca, un ex ufficiale dell'aeronautica militare americana, che essenzialmente fino ad allora vendeva radiocomandi per aeromodelli e calcolatrici. Tutti vendevano calcolatrici,
viene facilmente in mente la Commodore ad esempio, però in quegli anni ci fu una enorme crisi dovuta al fatto che i produttori di chip si resero conto che c'erano tantissimi soldi che si potevano fare con le calcolatrici. Fino ad allora vendevano il chip a qualcun altro, si usava dire che le calcolatrici erano dei chip colorati con un pezzo di plastica, ed era vero. Si poteva comprare un chip a bassissimo prezzo e rivendere la calcolatrice al triplo, al quadruplo. Finché la Texas Instruments si è accorta di questo fatto e ha detto no, le produco io, anche le calcolatrici, buttando fuori dal mercato praticamente tutti, con una notevole eccezione di cui non parliamo chiaramente adesso, che è un signore che ha fondato la Commodore, che si è comprato infatti la ditta, produceva i CPU proprio per questo. Però Roberts non lo poteva fare e decise di buttarsi nel ramo del computer. Stava per fallire la MIT, mandò questo progetto a Solomon e gli piacque e decise di pubblicarlo. E vediamo, perché è anche interessante, spero che prima o poi qualcuno pensi di farci un film in questa storia, come ci sono molti incidenti di percorso durante questa storia. Cioè Solomon manda i suoi fotografi a fotografare l'interno di questa macchina e gli chiede di spedirla. Robert spedirà questa macchina, che non arriverà mai però nella redazione di Popular Electronics, tant'è vero che a quel punto dovevano uscire e misero insieme una finta macchina, che era l'Altair che compare sulla rivista Popular Electronics, è una scatola vuota con delle lucette, tanto per essere chiari. Però non tutto il male venne per nuocere, perché questo tempo in più che obbligò Roberts a riprogettare la macchina gli fece introdurre quella che è la caratteristica che ha probabilmente dato successo alla sua macchina, ovvero il bus, ovvero quell'architettura particolare che permette di inserire delle schede e di espandere la macchina, che lui chiamava Altair Bus, gli altri chiameranno S100, non lui, che si è sempre rifiutato fino alla morte di chiamarlo in questo modo. Tenete presente una cosa che alcuni non sanno, e che è normale che non si sappia al giorno d'oggi, ma l'Altair, quando uscì, come unico modalità di input aveva delle levette, come unica modalità di output aveva delle lucette, niente tastiera, niente monitor. Per dirgli fammi 2+2 servivano 100 spostamenti di levette e la risposta sarebbe stata comunicata in codice binario. Però in un certo senso quindi serviva a poco, ma le potenzialità erano immense, come hanno scoperto ad esempio il buon Bill Gates e Paul Allen, che non per nulla vendettero a Roberts e alla MIT il loro BASIC, fondando di fatto quella che all'epoca era la Micro-Soft e poi diventerà la Microsoft, copiando tra virgolette il BASIC della loro università, riscrivendolo interamente. Quando loro lo hanno promesso a Roberts non ce l'avevano, l'hanno cominciato a scrivere senza avere un Altair, hanno utilizzato un emulatore con un PDP. Questo per dire che comunque qualunque cosa si pensi erano delle persone eccezionali, sia Gates che Allen. Vanno giù ad Albuquerque a quel punto utilizzando dei nastri forati di carta, che diventano il metodo di input di questa macchina, perché altrimenti ci volevano 30.000 spostamenti di levette per inserire il BASIC nella macchina. Durante il viaggio Paul Allen si accorge che gli mancava un piccolo dettaglio, che era il bootstrap, cioè quelle istruzioni che avrebbero permesso all'Altair di ricevere il BASIC. Lo scrive in aereo, scrive nel senso scrive il codice con le levette, levetta 1 su, giù, eccetera, lo inserisce arrivato ad Albuquerque. Nessuno aveva mai provato l'Altair, nessuno aveva mai provato il BASIC. Un miracolo, funzionarono. Scrissero la famosa frase print 2+2, la macchina rispose 4 e da allora sono successe tutte le cose che conosciamo. Quindi l'importanza di Altair essenziale qual è? È l'importanza seminale, perché questa rivista e questi avvenimenti ebbero una eco enorme negli Stati Uniti, in particolare chiaramente fra gli appassionati, ma pian pianino cominciò a debordare al di fuori dal ramo degli appassionati. Sono nate un sacco di storie e di leggende, molte delle quali sono false,
come questa, che racconteremo lo stesso, però sono belle lo stesso, perché è importante capire come sia la percezione delle cose, al di là di come effettivamente sono andate. Il nome dell'Altair, in realtà a Roberts non interessava assolutamente nulla come si sarebbe chiamata la sua macchina. La mandò a Solomon, alla redazione di Popular Electronics, con il nome PE8, Popular Electronics 8 per l'8080, che era la CPU. Chiaramente invece l'altro uomo, che era un uomo comunque di media, ha detto non va bene, dobbiamo trovargli un nome. Si racconta, quindi questa è la leggenda, che chiese a sua figlia, che quella sera stava vendendo Star Trek, come si chiamasse il computer dell'Enterprise, per scoprire che il computer dell'Enterprise si chiama Computer, e quindi non va bene evidentemente come nome di un computer. E allora si racconta che lei gli disse: papà, ma questa sera l'Enterprise sta andando verso la stella Altair, potresti chiamarlo Altair. Che è una cosa bellissima, è falsa, perché in realtà si è venuto a sapere molto dopo che fu deciso sempre nella redazione di Popular Electronics, ma fra di loro. Però è importante, perché se ci sono queste storie vuol dire che c'è dietro una parte di cultura, come abbiamo detto, e di un movimento che è importante. Roberts non si aspettava il successo di Altair, lui era quasi in fallimento, si aspettava di vendere qualche decina, qualche centinaio di macchine, ricevette migliaia di telefonate. E indipendentemente da quello che le persone gli ordinavano, potevano ordinargli qualunque cosa, lui gli mandava, perché non aveva altro, lo chassis, la CPU e 256 byte, non kilobyte, byte, di RAM. E questo è tutto quello che avrebbero ricevuto le persone, in molti casi in kit di automontaggio da saldare, che nel 95% dei casi non avrebbero funzionato, perché era veramente complicato assemblare una macchina di questo tipo, eppure nessuno la restituì. Addirittura si accamparono fuori dalla sede della MITS per poter avere la macchina. Questo vi fa capire quale fosse la fame che nessuno sapeva di queste macchine. Un'altra cosa molto importante, perché prima ho fatto un piccolo riferimento dicendo che forse non è esattamente il primo personal computer. L'Intel ce l'aveva, aveva costruito attorno al suo chip una macchina, ma non aveva capito che avrebbe potuto venderla come personal computer commerciale. Così come c'è una macchina francese ad esempio, ci sarebbero delle altre cose, però la grande importanza dell'Altair è aver compreso che si poteva vendere in un certo modo e essere riuscito a commercializzarla. Quindi è qui che nasce l'immenso impulso che viene da Roberts e dalla MITS. L'ultima curiosità, perché parliamo di curiosità, perché si chiama MITS? Quando è nato il nome non voleva dire niente e l'hanno chiamata MITS perché loro volevano che si pronunciasse MITS, per ricordare un'altra sigla simile che avrete già capito, che è l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Quindi prima hanno trovato il nome e poi hanno deciso cosa voleva dire, che sarebbe Micro Instrumentation and Telemetry Systems, ma se lo sono inventato dopo. Esplode il mercato, anche grazie di nuovo, in maniera involontaria però, alla MITS, perché essendo la prima macchina, l'Altair 8800 ha dei problemi. Non possiamo additare Roberts, perché nessuno l'aveva mai fatto prima, lui non aveva nessuna idea, le sue schede quanto avrebbero consumato, tanto per dirne una. Venne fuori che consumavano molto e che il trasformatore che avevano messo, che loro credevano già essere molto sovradimensionato, in realtà non lo era affatto. Così come mettere le schede troppo vicine o in combinazioni strane creava delle interferenze e la macchina di colpo smetteva di funzionare. Quindi diciamo che il primo Altair ha una serie grave di problematiche. A questo si aggiunga che la prima scheda di memoria prodotta, che era la famosa Dynamic RAM di 4K, non funzionava con un failure rate del 100%, per un problema di progettazione proprio, scoperto peraltro da Bill Gates. Va detto, Paul Allen era il direttore software di MITS e Bill Gates si rifiutò di essere assunto, ma ha lavorato lì, quindi questo per capire l'importanza, insomma, di ciò di cui stiamo parlando. Però si sparse nel pubblico l'idea che la MITS fosse affidabile, per cui molte persone andavano in negozio, vedevano l'Altair e compravano qualcos'altro.
nacque tutta una serie, visto che non funzionavano, di periferiche S100, come le chiamano tutti gli altri, Altair Bus, come le chiama Roberts, compatibili. Quindi nascono schede di memoria, nasce la prima scheda video, che è la Dazzler della Cromenco. Nascono tutta una serie di cose sul bus fatto da Robert, che si arrabbierà in maniera folle, fino alla morte, praticamente lui ce l'avrà, li chiamava Parasiti, e per prenderlo in giro, infatti, uno di loro creò la sua ditta e la chiamò la Parasitic Engineering, per prendere in giro Robert. Molti cominciarono quindi a costruire schede, a quel punto si accorsero, ma se costruiamo schede, perché non costruiamo l'intero computer, che ha più senso, e cominciarono a farlo. Uno ottimo era l'IMSAI 8080, che quindi passerà alla storia per essere il primo clone, tra virgolette. Ho detto anche qui che non è del tutto esatto. Perché non è del tutto esatto? Perché è vero che copia, non c'è un altro modo di dirlo, il bus. Ha lo stesso processore, che è l'8080 però è della Intel, il resto per la verità non è uguale. Il colore deriva dall'IBM, non è copiato dal Altair. Quindi anche qui c'è, se vi interessa andate in rete, c'è un famoso scambio di email fra Roberts e l'ingegnere Killian dell'IMSAI, che chiariscono, diciamo così, in maniera a volte non troppo amichevole questo fatto. La IMS, perché all'inizio chiamava IMS, non IMSAI come è diventato dopo, era essenzialmente una ditta che faceva consulenze, non era una ditta di computer o di elettronica in generale. Questo è anche importante per vedere una cosa. La MITS era una ditta abbastanza amatoriale, passatemi il termine. L'IMSAI futura diventerà una ditta industriale. C'è un passaggio. Millard, il fondatore di IMSAI, era più un manager che un tecnico. Roberts era più un tecnico che un manager, infatti insomma anche i risultati si sono visti. La IMS, che si chiamava così all'epoca, vinse un contratto per tutti i retailer, quindi i concessionari d'auto della General Motors, per fornirgli dei sistemi informatici. Lui andò da Roberts e gli disse: puoi vendermi l'Altair per favore, perché farò il software e venderò questo sistema alla General Motors. Lui gli disse di no, o meglio che non poteva dargli il numero di macchine che voleva, nel tempo che voleva, al prezzo che voleva, e Miller se lo fece da solo e si creò appunto il famoso IMSAI 8080. La notorietà dell'IMSAI 8080 è dovuta al fatto che è bello, ha dei bei colori e delle belle lucette, ed è stato utilizzato molto nel cinema. La cosa più nota chiaramente è Wargames, è il famoso computer che tiene aperto David Lightman, invece di guardare Jennifer, purtroppo o per fortuna, guarda il computer, e da lì è nata la sua notorietà. In realtà, quando verrà pubblicato questo film, sarà assai dopo, quindi in realtà già praticamente la parabola dell'IMSAI era terminata. È molto molto importante in realtà per un fatto che è quello che dà inizio alla telematica personale, perché il modem, se vogliamo, è la vera cosa importante del film Wargames. Giusto qualche piccola curiosità: l'IMSAI che vediamo dentro Wargames è aperto, chiaramente, e questo è normale perché le macchine erano sempre tenute aperte, sia per raffreddarle sia per lavorarci. È modificato, praticamente tutte le schede erano state tagliate per fare in modo che non interferissero, e le lucette erano random. Hanno messo una tastiera che non era collegata a un IMSAI, bensì a un Compu Pro, quindi quello che noi vediamo nello schermo non viene in realtà dall'IMSAI. Hanno messo un monitor enorme, che all'epoca nessuno avrebbe usato perché costava troppo, però c'erano esigenze sceniche. C'è il famoso altoparlante con la voce di Joshua, che nonostante all'epoca molti pensassero fosse il Votrax, cioè una macchina che effettivamente digitalizzasse la voce, non è vero. È un attore che però legge al contrario per dare un'impersonalità, per togliere il tono praticamente alla voce. E c'è il modem. Il modem in realtà non esiste, o meglio fu creato solo
per quella occasione da IMSAI, si vede in un frame, ed è un modem 1200. IMSAI non aveva modem 1200 baud, aveva modem fino a 300. Fu lasciato l'accoppiatore acustico, si vede David che inserisce, sebbene non è accuratissimo perché già un modem a 1200 baud non avrebbe retto, diciamo, l'accoppiatore acustico. Quindi, però tutto sommato la scena è abbastanza credibile. Tenete presente che poi l'IMSAI compare nei Ragazzi del Computer, che è un telefilm che è andato in onda anche in Italia, odiato, penso che lo sapete, dagli amici della Sinclair, perché in un episodio Richie deve usare un computer di un suo amico che appunto ha credo sia uno Spectrum, fa una faccia assolutamente schifata per dire che cos'è quella roba, lo usa lo stesso, però insomma è da qui che è inimicato insomma metà degli appassionati di computer. Millard, e concludo con questo, che è il fondatore dell'IMSAI, finirà bene, nel senso che si ritirerà, riapparirà, dovrebbe essere tra l'altro ancora vivo, non si sa perché è completamente scomparso, è riapparso alle isole Cayman, dopo aver venduto per $200 milioni la sua Compuland, che era una catena retail che fondò trascurando un po' la IMSAI, che infatti praticamente fallì. In realtà fu rilevata da altri che la portarono avanti per poco, però non produsse niente. Un'ultima curiosità su Wargames: se voi cercate su internet troverete una pubblicità del TRS-80 come se fosse stato usato per Wargames. Infatti dice: se David Lightman ha potuto quasi scatenare la terza guerra mondiale con il TRS-80, pensate quello che potete fare voi. Peccato che non è stato usato il TRS-80, quindi probabilmente era una delle possibilità. E quindi questa è l'importanza di questa macchina, a mio avviso. Allora, parliamo del Solventi. L'importanza di questa macchina deriva dal fatto che può essere, con un certo grado di approssimazione, considerato il primo home computer della storia. È la prima macchina che integra una tastiera e un'uscita video. Non è poco. Anche qui vedremo che nasce assolutamente per caso, non sarebbe dovuto nascere. E nasce in maniera simile a come è nato l'Altair, ma vediamo. La Processor Technology Corporation, ovvero PTC, che è la casa che produsse il Solventi, assunse un signore, Lee Felsenstein, non so se pronunciarlo all'inglese o alla tedesca, originariamente per creare, questa casa faceva delle schede, come abbiamo visto che si usavano S100, per creare una scheda video. Crearono una serie di schede, ma si resero conto, arrivati a un certo punto, che tutte queste avevano abbastanza conoscenze per fare un intero computer. Loro non avrebbero voluto fare un computer, ma solo un terminale. Quindi, come ce ne sono tanti, una tastiera con dentro una scheda ASCII per potersi interfacciare, magari una scheda video, perché no. Però si resero conto, arrivati a quel punto, che avevano tutto quello che gli serviva per fare un vero e proprio computer. Il solito Solomon di Popular Electronic, che veramente ha avuto un'importanza pazzesca in tutte queste cose, gli disse: va bene, se tu mi dai questo progetto, io te lo pubblico sulla mia rivista, che voleva dire dargli visibilità enorme all'epoca. E quindi così fecero. Nasce il Solventi, che è molto bello, con le rifiniture in noce, non è compensato. Sebbene alcuni pensano che se avessero avuto la possibilità all'epoca di fare un case industriale in plastica, probabilmente noi avremmo il Solventi e non avremmo l'Apple II. Non lo so se è vero, ma ha senso probabilmente dire questa cosa. Altre innovazioni del Solventi è l'inizio di quello che oggi chiameremmo il BIOS. Il Sol monta delle cosiddette personalità, ovvero delle EPROM, dei chip, che lo impostano in partenza in un certo modo. Addirittura se ne poteva mettere più di una. Tutte cose per l'epoca assolutamente rivoluzionarie. Veniva venduto appunto anche volendo con il monitor. Era noto per essere il più affidabile di tutte le macchine, insomma, che
sono uscite. Morirà per la concorrenza della catena di Radio Shack, quindi essenzialmente per il TRS-80, che non è una macchina probabilmente eccezionale, però potevano arrivare a venderla a dei prezzi davvero bassi, offrendo tutta una serie di software e servizi tali che ha avuto l'impatto che ha avuto. Quindi dal trio di cui abbiamo parlato oggi, dalla trinità in un certo senso di cui abbiamo parlato oggi, che secondo me è ingiustamente penalizzata, quindi Altair 8800, Insai 8080, Solventi, che compare, se cercate The Best of Byte li troverete. Passeremo alla nuova trinità composta da PET, TRS-80 e Apple II, ma questa è un'altra storia.